Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di portarvi con me a fare un piccolo esperimento che non so come verrà, ovvero andremo a fare un esercizio che devo fare per un corso a università molto interessante, in cui diciamo che in questo esercizio dovrò andare un pochettino a scovare nel mio passato quali sono stati i momenti più importanti, mi hanno fatto brillare, mi hanno fatto sentire comunque realizzata, mi hanno fatto crescere, ok? Andando quindi a scavare il più lontano possibile, anche un po' per ripercorrere proprio questo stato il mio, diciamo, percorso di evoluzione. E lo scopo è andare proprio a individuare quali sono stati gli elementi, gli eventi che mi hanno effettivamente formato per essere quella che sono oggi. Però chiaramente per capire cosa sono io oggi è necessario scavare a fondo nella mia infanzia e anche adolescenza, se vogliamo. Perché vi voglio accompagnare oggi? Perché oltre chiaramente a fare questo esercizio, che chiaramente è un esercizio anche personale, introspezione, per il professore ci ha consigliato anche di fare un lavoro di ricerca, andando ad esempio a chiedere alle persone che state vicino a noi, quindi genitori, nonni o chiunque ci abbia visto crescere, ad esempio quali sono state le cose che da piccoli facciamo magari in maniera ossessiva e di cui magari noi non ci ricordiamo perché magari eravamo molto piccoli, però magari appunto nonni e genitori possono aiutarci un pochettino. Quindi oggi volevo fare un pochettino questa cosa anche per vedere, cioè è anche come curiosa come cosa andare a vedere quali sono state le cose che magari nei miei nonni e nei miei genitori sono rimaste più impresse, perché magari a me sono rimaste impresse delle cose ma magari ai miei genitori ne sono rimaste impresse delle altre. E infine la cosa insomma carina anche da vedere, appunto, che ci ha consigliato il professore, è andare anche a cercare fotografie che guardandole ci dice sì, effettivamente questa cosa sento in questa fotografia, mi ricordo in quel momento lì stavo facendo qualcosa di importante. Quindi era appunto un lavoro di introspezione e mi piaceva condividerlo con me, perché magari è un esercizio che, cioè non tanto perché magari vi frega qualcosa di me effettivamente, perché magari non me ne frega assolutamente nulla, però secondo me è una cosa interessante perché è un esercizio che magari potreste fare anche voi e trovare interessante. E inoltre con la scusa vi porto anche in un qualcosa che rappresenta un esercizio appunto del mio corso di università, che mi rendo conto che magari, sapendo che studio design, vi aspettavate magari qualcos'altro, quindi questo non è un corso diciamo proprio prettamente legato al design, ma in realtà conoscere meglio noi stessi farà sì anche che possiamo essere dei designer più consapevoli di quello che vogliamo, di quello che siamo, delle nostre diciamo capacità e soprattutto della nostra vocazione. E niente, spero che il video vi piaccia e quindi via! Ora siamo qui con mio nonno. Non ho capito. Vuoi presentarti? Io mi presento, sono Romando Francesco, nato 15/12/32 e sono troppo vecchio. La domanda è questa: di quando ero piccola, cos'è che ti ricordi che facevo in maniera un po' più ossessiva, che facevo di più? Cosa facevi? Qui seduta, Okay. coricata. Sul divano? E io dicevo, no. Ah. Tu dicevi, Silvia, mi chiamo nonno. Tu dicevi, Silvia. Così. Ma invece un'attività che facevo, tipo disegnare, scrivere. Giocavamo. A cosa giocavamo? Non mi ricordo tanto proprio cosa particolare. Ok, non è confuso. Sono confuso. Sei confuso. E sono emozionato. Quindi non c'è niente di particolare che ti ricordi, che dici, mia nipote faceva sempre questa cosa. Te l'ho detto. Dire Silvia sul divano. Sul divano. E va bene, quindi la cosa che abbiamo imparato è che io da piccola pensavo alla mamma. Sì, sempre. Sempre alla mamma, ok. Grazie per la testimonianza, nonna. Ciao nonna. Quindi nonna, tu chi sei? Presentati. Io sono Mamiani Francesca. Quindi cos'è che facevo da piccola? Disegnavo? Giocavo con la nonna, ti facevo giocare con i pupazzetti Ok. e si baciavano. Ti facciamo il pazzetto che ero romantica. Poi ti abbiamo comprato Cicciobello. Ti ricordi quell'uovo? E l'avevo promesso che c'era il Cicciobello. Poi abbiamo aperto l'uovo e non c'era niente dentro. Siamo rimaste secche. No, una bambina, li prometti tu una cosa e poi non c'è. Sono rimasta proprio malissima. Beh, se neanche me lo ricordo. E abbiamo comprato la cucina. E mi piaceva che veniva col foglietto, con il menù, dovevi scrivere cosa mangiavi, cosa volete oggi. Ok. Poi volevi sempre foglietti che disegnavi, il colore doveva abbinarci la borsa, le scarpe, È tutto importante, abbinato. è importante. Era importante. Ok, c'era un'amicizia di papà con delle ragazze che non ci sono più visti, ok? Poi si sono sposato come si è sposato papà, ha fatto te. La nonna
Questi bambini voleva che facevano amicizia Con me. Certo, sei venuto, io ti volevo portare lì, però senza papà Non venivo. Niente. siamo andate tutte e tre. Ho bisogno della figura di Però riferimento. e loro mi hanno sempre chiesto di te, ma te li sei scordati subito. Io avevo le mie idee chiare. Io avevo le mie amicizie e quelle erano. Tuo nonno cosa volevi ancora dire? L'ho vista l'altro giorno. Sulla miniera, Sulla miniera. Importante. Va bene. A few moments later. Comunque sono qua. Bene. È sopravvissuta alla miniera. 20 anni e forse di più. Bravo nonno, bravo. Forza. Ora sono con mia nonna. Puoi presentarti? Sono Enrica. Ok, perfetto. Minimale. Dimmi le cose che ti vengono in mente che facevo di più quando ero piccola. Vestire la Barbie. Ok, altro? Ti piaceva anche giocare alla palla. E poi rompevi sempre un po' l'anima quando facevo da mangiare, volevi sempre venire a ficcare il naso. Ok. Anche lì. E in giardino sì, avevi il trattore, mi aiutavi a tagliare, avevi il tuo rastrellino piccolo, la tua zappetta, te la ricordi? Sì. Mi aiutavi, sì, volevi fare tutto te, stioletti di gomma, sì, eri tutta equipaggiata, avevi il trattore, portavi via l'erba, Ok. col carrettino, disegnavi anche sempre, facevi sempre i disegni, mi dicevi questo è il nonno, questa sei tu, questa è la mamma, facevi la famiglia, eri già una disegnatrice da piccola. Perfetto. Ok, va bene, grazie. Prego. Ok nonno, quindi presentati. Io sono il nonno, Tu sei il nonno. Il nonno. Non hai nome? cioè il nonno Fabio. Nonno Fabio. Tu invece cosa ti ricordi? Quali sono le cose che se pensi a me da piccola dici Giulia faceva Quando te eri piccola le piaceva tanto giocare con Casa della Bambola, gli piaceva tanto gli animaletti e poi gli piaceva giocare col trattore. un trattore. Col trattore lo lavava. Ti ricordi che ti mettevo a posto la scrivania? Sì, mi mettevi a posto ogni la tanto. scrivania, ma però io dopo non trovavo più la mia roba. Il mio è un disordine ben ordinato e poi mi ricordo tanto che ti piaceva disegnare. Disegnavo tanto. In maniera particolare, straordinaria, che tu avevi il senso dell'ordine tuo, tenevi tutte le tue robe molto ordinate, fuori dal comune per una bambina, per piccola. Poi ti piaceva tanto quando venivi fuori a spasso con me, ti attaccavi lì e ti avessi portata in cima al mondo te me ne saresti venuta. Giocavi con Floppy, il nostro cagnolino, e poi sei cresciuta. Vabbè, grazie nonno. Tutto questo Ora siamo qua con i miei genitori, anche se mio padre non vuole essere qua. Li ho costretti. Vuoi presentarti mamma? Eh sì, sono Silvia, la mamma. E sono Lucio papà. Ok. La domanda è sempre la stessa. Da piccina e l'ordine. Vuole tutto ordinato, sempre tutto in ordine, le scarpe, i vestiti messi per colore, e poi dopo quando un po' hai preso manualità, disegnare. Poi quando un po' più grandina, tipo le elementari, hai iniziato a disegnare vestiti. I vestiti, le borsette, le scarpine, tutto abbinato. E poi gli piaceva tanto fotografare. Quindi sempre con una macchina fotografica in mano, da piccolina la sua prima macchina fotografica è di Hello Kitty. Poi quando un po' più grandina la macchina fotografica per andare sott'acqua. Poi nonno mi ha comprato la macchina E fotografica. poi finalmente la reflex. Poi gli piaceva cucire i vestiti, imparare da me cosa facevo io. Lei era molto manuale, inventare, fare, molto inventare. Papà? Noi viviamo insieme. e quindi cosa ha detto mamma è tutto quello C'è che qualcosa conferma. che ti viene in mente in più di questo? No. Scrivevi poesie. A chi? Vuoi aggiungere qualcosa? Cosa facciamo io e te? Facciamo i disegnini. Non hai mai voluto suonare? Hai fatto una canzoncina una volta, adesso mi sono ricordato, hai fatto una canzoncina. Davvero? Se io avessi 8 anni adesso e dovessi farmi un regalo, cosa mi avresti comprato? E i colori. Da cosa avete capito, mio padre in realtà non se n'è andato di casa quando avevo 3 anni ed è tornato recentemente. Corre. Tutto scorre, Pantarei. E ringraziamo i miei genitori per essersi pronunciati al riguardo. Ciao Achina, come stai?
Bentornati, ho deciso di fare come lavoro quello di andare a cercare delle foto, perché magari verrà fuori qualcosa di evocativo, rivedendo magari certe foto anche magari ci vengono in mente alcuni ricordi che pensavo un pochettino di aver eliminato. Vediamo se in tutti questi album di famiglia, che non so se si vedono, ho preso soltanto diciamo gli anni delle elementari. Alle elementari magari, capito, ogni cavolata veniva documentata, quindi magari riusciamo a trovare qualcosa di più interessante rispetto magari agli anni delle superiori, delle medie, eccetera. Allora, questo è uno dei primi album che sto analizzando. Già qui appunto ho trovato questa foto di me che disegnavo. Devo dire che questo banco, diciamo, me lo ricordo di averlo avuto per molto molto tempo. È stranissimo, però sì. Perché? Un'altra foto che volevo farvi vedere è questa qua, per me un po' importante, ovvero io e mio nonno che andavo in bicicletta. E questa cosa me la ricordo molto bene, mi è rimasta molto impressa effettivamente negli anni della mia infanzia, ovvero molto spesso mio nonno mi metteva appunto così nel seggiolino davanti alla bicicletta, mi portava in giro un po' più in periferia dove c'era un po' più di natura e mi insegnava praticamente tipo i nomi delle piante o dei fiori o cose così, e quindi abbastanza affezionata a una foto del genere perché mi è rimasta comunque anche impressa. Un'altra tipologia di foto per me molto importante sono tutte le foto con gli animali. Qua ero appunto con un cane lupo, che molto spesso è anche un animale che magari ai bambini può far paura perché è un po' grande, spesso associati magari anche a dei cani un po' più aggressivi, anche a volte i genitori stessi dicono di stare lontano, però io ricordo di essere stata per fortuna ben educata per gestire i cani e quindi vedere questa foto fa molto impressione perché praticamente sono grande come il cane. È importante perché comunque il rispetto che ho sempre avuto per gli animali, l'amore che ho avuto per gli animali fin da bambina è un qualcosa che mi sono portata per tutta la vita. Cioè se alcune scelte nella vita come la scelta di non mangiare carne eccetera è proprio per l'amore che ho sempre avuto fin da bambina e che ho sempre coltivato fino ai giorni d'oggi. L'altra foto che volevo scegliere è questa foto anche che danno a mangiare alle tartarughe. Altra foto molto carina è questa qua in cui si può vedere io al centro della sala con questo tavolino che dipingo con prende la faccia un po' sporca di bianco e mi piace molto perché sono proprio tipo super sorridente mentre sto dipingendo. Come avrete sentito dalle interviste dei miei nonni, io ero super affezionata a questo trattore che l'ho usato veramente fino a che ero veramente troppo grande per poterlo usare. Questa foto qua di me in mezzo ai fiori con i capelli appunto discutibili, anche lo sguardo discutibile, è molto bello perché mi ricordo questa sensazione di questo prato veramente in montagna, questo campo veramente pieno di fiori e io ho detto no beh devo andare a raccogliere i fiori. È una cosa che ancora oggi senza che mi piace molto raccogliere i fiori, però so che lo faccio poco, per quanto amo la natura so che ci sto poco. Vedere queste foto aiuta anche un pochettino a fare questa riflessione, cioè ok io da piccola amavo questa cosa, la amo ancora, forse la dovrei ricercare di più nella mia vita. Altra foto molto carina secondo me è questa qua perché sono tipo super impegnata mentre disegno, ho proprio un'espressione di totale assortimento mentre sono lì che tipo sono super concentratissima che sto disegnando di merda fuori dai bordi, però forse anche questo è il bello, cioè i bambini si sentono liberi di poter disegnare fuori dai bordi e non lo vedono come qualcosa di imperfetto. Questo forse è un grande insegnamento che potrebbero darci i bambini. Allora, ho scelto le foto del secondo album. Allora, io con un gioco di costruzioni, una foto di me in bicicletta. Questa foto mi piace molto perché è molto cinematografica se posso, quindi devo dire complimenti ai miei genitori che mi hanno fatto questa foto, ma mi piace per questa espressione un po' curiosa, un po' sorpresa. Non lo so, mi piace pensare che questa fosse la mia espressione sul mondo. Questa anche mi piace molto perché è sempre con Floppy, quindi il mio cane. Questa mi piace perché me lo ricordo molto bene questa cosa, che praticamente era uno stendino e chi lo usava come buste per i peluche. E invece questo io con questa espressione furbetta con il cane della mia madrina. Comunque commento random, avevo dei completini che erano tutti, ma vi giuro, ma super fashion. Grazie mamma per come mi vestivi, erano veramente belli. Probabilmente all'epoca non capivo, probabilmente neanche mi piacevano. Allora, di questo album qua, che appunto ero diciamo tra i 5 e i 6 anni, però anche qui delle foto importanti secondo me, molto importanti nella mia vita, ovvero il pattinaggio. Per me è stato veramente forse uno degli sport più belli che io ho smesso perché ero timida come una merda, però io amavo pattinare, una roba allucinante. Mi pento molto di aver smesso di pattinare. Poi questa foto con Tommy, che era il mio gatto, l'amore della mia vita. E poi non ho scelto la foto quella dove sono tipo scazzatissima, però diciamo proprio felice non ero, del primo giorno di scuola. Però secondo me comunque il primo giorno di scuola penso sia proprio uno di quei momenti che ti segnano nella vita. Allora, le foto di questo album qua che ho selezionato sono
io che facevo questi look discutibili, poi nuovamente il pattinaggio, poi questo qui perché mi piaceva molto l'espressione. A volte mi dimentico di questa cosa, ma io penso di essere ancora un po' così. Ero molto timida, allo stesso tempo ero molto vivace, molto giocosa, era proprio cioè con le persone giuste ero una persona molto aperta, mi piaceva molto far ridere, far star bene le persone, semplicemente però non ero uno di quelli che lo faceva con tutti, lo faceva solo con le persone con cui si trovava bene, le persone a cui veramente voleva bene. Foto scelte per questo album. Questa è un'espressione terrificante, però è la macchina fotografica, la famosa macchina fotografica, vi dicevo. E mi regalano quella macchina fotografica che, spoiler, ce l'ho ancora e funziona ancora, di Hello Kitty, bellissima, cioè io felicissima che non mi è stata buttata. E questo riprende il discorso che facevo prima, ovvero io che ho sempre questa vena molto ironica, quindi in questa foto qua c'è la mia amica che era tipo un po' tipo ok, sorrideva, e invece io che facevo tutta la faccia buffa, tutte le espressioncine. Di quest'album ho scelto in realtà solo 2 foto, ovvero questa, il fatto che ero veramente con questa pettinatura avanguardistica, direi, perché è una pettinatura che oggi va un sacco di moda, quindi le 2 treccine qua che cadono davanti, e io veramente anticipatrice dei trend. No raga, mi sono un po' commossa a vedere le mie foto con le mie amiche, cioè proprio le mie bestie che vedo ancora, no vi giuro, cioè sono tutte le lacrime. Allora, infatti io di questo album qua, che è l'album diciamo di quando più o meno avevo 9 anni, ho scelto tanto 2 foto anche qui, però sono 2 foto in tutti e 2 i casi con la mia amica. Allora, in questo caso è una foto che, oltre a ricordare la mia amica Bruna, ciao Bruna, è anche una foto che mi ricorda che facevo pallavolo, e questa invece con quelle che ero appunto, era proprio il gruppettino delle elementari. Foto del penultimo album. Ho scelto praticamente io in aereo per la prima volta. Per me è un momento molto molto importante, perché da allora ho detto no vabbè, volare è una figata pazzesca, lo devo rifare un sacco di altre 1000 volte. Poi questa qua in cui facevo i compiti con Tommy e Annette, che erano appunto i miei gatti, e infine questa in cui facevo gli Scooby-Doo. Cioè oggi se faccio un uncinetto in parte dovuto alla me di 10 anni che faceva Scooby-Doo la mattina alla sera. Allora, l'ultimo album in realtà non ho scelto nessuna foto in particolare, comunque a livello di messaggio, quindi amicizia, cose più o meno c'era già. Ho voluto scegliere la foto della prima media, ma sono depressissima, quindi niente, con diciamo la ricerca delle foto più o meno direi che ci siamo. Quindi nulla, io adesso vi saluto e vi rimando poi alle conclusioni. Eccomi qua, tornata, diciamo perdonate le mie condizioni un po' così casalinghe. È passato un giorno e oggi vedevo un pochettino di andare a commentare, nonché poi andare effettivamente a mettermi a fare proprio un lavoro di introspezione, quindi in particolare volevo andare a scrivere sul mio quadernino diciamo del corso, che anche se come dicevo essere più un quadernino personale. Prima di partire con questa cosa volevo un attimino fare una riflessione su quello che effettivamente è successo ieri, adesso che un pochettino ho smaltito le emozioni, la carica emotiva. Lo scopo di questo video è portarvi in un esercizio che può essere interessante anche per voi, quindi io vi mostro come l'ho fatto io, quello che ho provato, perché credo che l'empatia sia molto importante, quindi nel rivedere magari le emozioni che ho provato io, magari voi potreste capire meglio anche cose che provate voi, quindi dire cavolo, non sono pazza, non lo penso solo io, ma in generale appunto perché penso sia un esercizio interessante che se avete voglia di fare veramente vi potrete riscoprire, potete scoprire più che altro di provare delle emozioni che non credevate di poter provare, perché quello che è successo ieri nel rivedere le mie foto da piccola e soprattutto rivedere tutto il mio percorso da quando avevo circa 3 anni a circa 10-11, quindi comunque 7-8 anni della mia vita, tutto in un colpo, perché comunque in un paio di ore io ho rivisto tutta la mia intera esistenza. Ha fatto strano e vi spiego questo perché. Allora, prima di tutto io ricordo abbastanza bene gli anni della mia infanzia. Io ho delle immagini vividissime della mia infanzia, un po' per 2 motivi. Da una parte perché io ho sempre scritto il diario, e dall'altra parte perché in generale non so perché io ho una buona memoria dei ricordi della mia infanzia. Ho scoperto che non è una cosa che hanno tutti, e la cosa stata strana è che io vedo quelle foto, so di essere la bambina di 8-9 anni, mi riconosco, ok? Mi riconosco da un certo punto di vista, cioè so che sono io, ovviamente, però allo stesso tempo sento un distacco nei suoi confronti. Se io guardo tutte le mie foto, ho preso conto di una narrazione che comunque è falsata, perché chiaramente quando si fa un album dei ricordi, di fotografie, si mettono chiaramente tutti i momenti tendenzialmente felici, di gioia, in cui si erano insieme, tutti i contesti comunque in cui sono felicissima, o meglio sembro felicissima. Tuttavia io mi ricordo benissimo che nella mia infanzia, per quanto è stata per carità un'infanzia assolutamente fortunata, nel complesso una bella infanzia, però allo stesso tempo la narrazione non è una narrazione di un'infanzia così felice, ma
non solo perché sono io, ma tutti i bambini chiaramente hanno avuto determinati momenti difficili o meno, chiaramente apportati a quello che possono essere i problemi di un bambino, però comunque questo non vuol dire che un bambino non possa avere un'emotività e dei pensieri comunque profondi per la sua età, ovviamente. Vi faccio un esempio: tra le foto che ho scorso c'erano le foto di me che pattinavo e io in quelle foto sono felicissima ed effettivamente io adoravo pattinare, ma come ho detto io ho smesso di pattinare e ho smesso per un motivo un po' infelice, ovvero ero molto timida e i saggi mi mettevano un'ansia pazzesca perché io non pattinavo per il successo, per vincere gare, ma io ho smesso proprio perché c'è un'insistenza del tipo ok, però se non fai saggi non ha senso che si alleni. Pensiero secondo me oggettivamente malato. Io ricordo che per me è stata una scelta difficilissima scegliere di smettere quello sport, ma soprattutto cercare di capire che altro sport fare. Però io mi ricordo quel periodo come un periodo brutto, difficile, mi ricordo dei pianti per questa scelta. Però delle foto chiaramente non emergo, delle foto abbiamo soltanto una bambina felicissima di fare pattinaggio, che poi un giorno si è messa a fare la pallavolo ed era felicissima di fare pallavolo, e non c'è nient'altro, cioè non viene raccontata la parte emotiva, ma io me la ricordo molto bene. E questo che fa strano, perché da una parte io so cosa facevo a 8 anni. Faccio un esempio: mi ricordo che a 8 anni magari avevo la cotta per quel mio compagno di classe, mi struggevo d'amore e tutte queste cose qua. Però se vedo una foto della me di 8 anni non riesco a capacitare che la me di 8 anni era quella che faceva appunto quei pensieri, perché vedendo le mie foto di 8 anni sembro soltanto una bambina felice, ingenua, ed è una cosa strana perché, ripeto, da una parte io mi riconosco, so che sono io quella bambina, so cosa facevo, però allo stesso tempo sento distacco, come se so di essere io ma allo stesso tempo non mi sembro io. Ricordarsi ma allo stesso tempo non identificarsi, ecco. Cioè guardo quelle foto è un po' come se mi guardassi allo specchio ma non mi riconoscessi. Cioè io so che sono io, cioè mi guardo allo specchio e dico ok, è Giulia questa, sono io chiaramente, però è come se non riuscissi a capire che la mia identità sta in quella figura. Spero di essermi spiegata. E niente, questo è forse il ragionamento su cui mi andava più di mettere punto. E quindi ora cercherò di andare un pochettino a riorganizzare i pensieri e andarli a appuntarli sul mio quadernino. Ed eccoci qua. Allora, ormai è sera, infatti perdonatemi se in questo video avete visto tipo 3000 cambi di luce. Ho finito di fare un po' il mio excursus, diciamo, sulla me bambina. Ho scritto ben 12 pagine. Di base in queste 12 pagine faccio vedere un pochettino un esempio di pagina. Ho esplorato molto i pattern che sono rimasti ancora oggi. Secondo me una cosa interessante, questa riflessione che è venuta fuori è proprio questa, ovvero di quante cose effettivamente facevo da bambina che oggi sono stati molto molto importanti, sia a livello di influenza, tipo a livello di valori, di idee eccetera, ma anche proprio a livello di interessi. Ci sono proprio delle cose che tuttora continuo a fare. Immaginatevi, diciamo, questo esercizio come un appuntamento con voi stessi, cioè voi decidete un paio di ore in una giornata o anche in più giornate quando ne avete la possibilità per dedicare proprio all'esplorazione e alla conoscenza di noi stessi, perché forse la diamo un pochettino per scontata, cioè noi diciamo ok sì, so chi sono, ma nella verità non è vero, perché molto spesso ricordiamo soltanto gli anni più recenti della nostra vita e pensiamo che gli anni della nostra infanzia non siano effettivamente rilevanti, ma in realtà lo sono moltissimo. Cioè ripeto, queste pagine mi hanno veramente insegnato di quanto certe cose che facevo nell'infanzia abbiano determinato quella che sono oggi la mia personalità, le mie idee, le mie caratteristiche. Però cercate anche di andare a notare quelle piccole cose che forse i vostri genitori o appunto le persone che vi conoscevano quando eravate bambini forse nemmeno loro riescono a cogliere. Soltanto voi nel ricordo, nell'analisi, potrete riuscire a captare proprio le piccole cose che hanno determinato quello che siete oggi. Le nostre caratteristiche di base comunque vengono fuori da bambini, semplicemente bisogna leggere nel modo giusto. Cioè ovvio che la nostra personalità che abbiamo oggi non è stata, diciamo, manifestata allo stesso modo quando avevamo 4 anni, però di base certe caratteristiche ci sono sempre state, semplicemente le manifestavamo in maniera differente. E nulla, in realtà io penso di poter concludere qua questo video. Spero vi sia stato interessante, spero vi sia stato uno stimolo per voi. Mi rendo conto che appunto non è forse il classico esercizio che vi sareste aspettati da una scuola di design. Mi rendo conto che forse aspettavate che progettassi un logo, però spero comunque di avervi stimolato al pensiero, alla ricerca. Quindi niente, se vi è piaciuto e se vi è interessato questo video, mettete chiaramente un like e soprattutto lasciatevi anche un commento nel caso appunto vorrete rifare questo esercizio o magari lo avete già fatto, un qualcosa di simile. Sono molto curiosa perché è veramente stra interessante. Ci vediamo nel prossimo video. Fatemi sapere soprattutto se vorreste rivedere un video
simile, o in realtà hai fatto schifo, mai più un video del genere. E niente, vi mando tanti baci e ciao ciao.